Ciao, oggi vediamo come cucire una maglietta con collo ad anello. Come al solito ho tagliato le varie parti seguendo le forme di una maglietta che già possedevo e che mi piace. Se vuoi sapere come eseguire questo procedimento, ecco alcuni video in cui spiego meglio come fare. Tornando alla maglietta di oggi, ho tagliato un dietro, un davanti, due maniche, le mie saranno formate da due pezzi. Chi preferisce o ne ha la possibilità potrà tagliare la manica in un unico pezzo. E infine un rettangolo per il collo ad anello. Il primo passaggio è stato quello di unire dietro e davanti all'altezza delle spalle. Io ho aggiunto un piccolo triangolo per allargare leggermente il giro manica e come decorazione. Ho cucito il tutto prima con un punto sopragitto per tessuti elasticizzati, disponendo i due strati di stoffa dritto contro dritto e poi ripiegando i margini di cucitura dallo stesso lato, in un caso verso il davanti e nell'altro verso il dietro, e ho cucito due linee di puntura parallele dal dritto per fermare i margini in posizione e come decorazione. Ho utilizzato un punto dritto molto lungo. Ora è la volta delle maniche. Come ho detto prima, ho dovuto tagliare le maniche in due pezzi, perché lo scampolo che avevo a disposizione non era abbastanza grande per averle tutte unite. Così ho cercato di creare una sorta di polsino. Le due parti della manica sono state unite con la stessa tecnica utilizzata per le spalle. Prima una cucitura a sopragitto, dritto contro dritto, e poi due linee di impuntura parallele con i margini di cucitura rivolti verso il basso. Poi ho unito le maniche al busto facendo combaciare il centro della manica con la cucitura della spalla, nel mio caso quella verso il dietro, e le due estremità. Ho quindi fermato con qualche spillo. Quindi ho cucito con la solita tecnica, prima un sopragitto e poi le due linee di impuntura con i margini di cucitura ripiegati verso la manica. In questo caso il procedimento sarà leggermente più complicato perché non si tratta di una cucitura dritta. Le impunture non sono necessarie per la riuscita del capo, ho deciso di utilizzarle solo per avere una rifinitura particolare che ricordasse un po' quella di una camicia, ma anche come rinforzo e per tenere fermi i margini di cucitura. Nel prossimo passaggio ho chiuso la manica e il fianco con un'unica cucitura, che va dal polso fino all'orlo in basso. In questo caso ho fatto solo un sopragitto con i due strati di stoffa disposti dritto contro dritto e ho cercato di far combaciare le cuciture dei polsi e quelle delle maniche. Siamo arrivati al pezzo mancante, il collo ad anello. Ho tagliato un rettangolo di stoffa della lunghezza dello scollo al quale andrà unito e dell'altezza doppia rispetto a quella desiderata. Io ho misurato 30 cm. Il collo andrà chiuso ad anello lungo lati brevi. Io ho utilizzato il solito sopragitto e poi ripiegato in due in altezza, così da nascondere la cucitura appena fatta, e poi unito allo scollo. Ho fatto coincidere la cucitura del collo con il centro dietro e poi ho fermato con degli spilli. Quindi ho cucito ancora una volta con il punto sopragitto, utilizzando il braccio libero della macchina, dato che questa cucitura è circolare.
Per l'impuntura del collo ho ripiegato i margini di cucitura verso il busto e ho utilizzato uno zig-zag stretto e corto. Con questa tecnica si può fare anche un dolcevita, basterà tagliare uno scollo meno profondo, oppure un lupetto, basterà stabilire l'altezza del collo senza prevedere il risvolto. Le operazioni finali sono gli orli al fondo della maglietta e al fondo delle maniche. Li ho eseguiti allo stesso modo, ripiegando l'orlo una sola volta, dato che la stoffa che ho utilizzato non si sfilaccia, e cucendo con un punto dritto molto lungo e facendo due linee parallele, in modo da riprendere le cuciture delle spalle e delle maniche. Questo è l'orlo della manica, il procedimento è uguale sia per le maniche che per l'orlo in basso. In entrambi i casi ho utilizzato il braccio libero della macchina. Ecco qui il risultato finale. Grazie per aver guardato il mio video, lascia un mi piace se è stato interessante e non dimenticare di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sulle novità. Ciao e alla prossima!